Ciao a tutti, io sono Fabio Gagliardi. Ciao, io sono Martina Lupi. Benvenuti sul divano dei Tupa Ruia. Oggi parleremo della voce all'interno del didgeridoo. La voce si suddivide in voce bassa e voce alta. In questo caso la voce bassa può essere di due tipi: accordata con la nota fondamentale oppure sempre bassa però dissonante con la nota fondamentale. Per voce alta invece intendiamo un falsetto, un comune falsetto che nel canto equivale a fare un po' la voce dei cartoni animati. Una voce che sale nella parte alta della testa e viene fatta anche con pochissimo sforzo. Bisogna un po' tornare ai bambini e imitare appunto la voce dei cartoni animati. Vi facciamo ascoltare un attimo che cosa avviene nel didgeridoo nel momento in cui mettiamo la voce sul suono fondamentale. Esatto. Una cosa che potete fare per allenarvi con la voce alta è trascorrere tutta una giornata parlando così, soprattutto quando andate a fare la spesa. Oh no, salve, vorrei un po' di pane. E lui lo fa. Io lo faccio abitualmente. Siamo conosciuti così, tra l'altro. Così lei si è innamorata proprio per questo. Sì. Una peculiarità. Allora, nel didgeridoo vi faccio ascoltare la voce bassa. Ora io suonerò un Mi, sempre con questo magnifico strumento del grande Andrea Furlan. Vi lascio il link in descrizione per andare a vedere tutte le opere d'arte che fa. Veramente. Poi siamo d'accordo, questo qui è un Mi. Io emetterò un Mi con la voce. Ok, ora vi faccio ascoltare. La voce è perfettamente intonata alla nota fondamentale del didgeridoo. Esatto, infatti si sente un suono unico. Sì. Se io vado a emettere una nota diversa, dissonante da quella che sto suonando, creerò dei battimenti, ovvero delle vibrazioni. Più mi allontanerò con la nota che canto da quella che sto suonando, più queste vibrazioni si faranno frequenti e veloci. Vi faccio ascoltare dalla nota intonata, comincerò ad alzare la tonalità fino a creare dei battimenti molto veloci. Stavo facendo questo. Se abbasso la tonalità con la voce, succede la stessa identica cosa. Più mi allontano dalla nota fondamentale, più i battimenti aumentano. Stiamo parlando sempre di voce bassa in questo caso. Esatto, è la voce del parlato. Per me suona così, per lei che è una fanciulla, il suono verrà... Ora lei sta suonando con il rossetto, Andrea, non ti preoccupare perché le tue imboccature sono lavabili e... Il mio make-up è no transfer. Ok, neanche il mio. In questo caso la nota fondamentale era accordata con la mia voce e viceversa. Ora invece vi farò ascoltare appunto la dissonanza. Brava, mi ho insegnato io, bravissimo. Non è vero che mi ha insegnato lui. No, infatti è vero, non è vero. Ha imparato per osmosi, è vero,
Però ho una grande fortuna sicuramente perché Fabio è davvero uno dei più grandi suonatori di didgeridoo. Nel mondo, Secondo me. nell'universo, non è vero, vabbè. Allora, una cosa fondamentale è visualizzare una sorta di equalizzatore, ovvero il volume del suono del didgeridoo e il volume della voce, ok? Devono essere alla pari, o meglio, se volete ottenere un suono omogeneo devono essere alla pari. Spesso si fa l'errore di alzare il volume del didgeridoo quando si emette la voce, in questo modo. Sbagliatissimo, perché? Perché quando io emetto la voce, poi cosa succede? Se io alzo anche il volume del didgeridoo sovrasta quello della voce, Certo. che scompare. Quindi il suono rimane sempre... Non sentirete mai questo, ok? Meno male che non lo sentirete. Adesso facciamogli ascoltare la voce alta. Ok, va bene, vado subito, yeah! Allora, qua sempre lo stesso principio, quindi il volume del suono rimane costante e appoggio la voce, voi vi dovete immaginare che il suono sia come un fiume che esce dal didgeridoo e la voce si va ad appoggiare e viene trasportata fuori senza sforzo. Ricordate il principio di non forza, fondamentale, quindi non strillate fortissimo, la voce si va a incastrare nel didgeridoo e non esce, dovete appoggiarla. Potete fare questo anche ovviamente senza fare la respirazione circolare, proprio perché nel momento in cui si mette la voce nel didgeridoo non si può respirare e quindi in questo caso vi potete esercitare anche se non sapete fare la respirazione e l'aria che serve per suonare il didgeridoo, per emettere anche la voce, è quella che serve per parlare, quindi magari poco più, però veramente pochissima aria. Bravissima, infatti una cosa che ci siamo scordati di dire è proprio questo, che anche senza respirazione circolare voi tutti questi esercizi li potete benissimo fare, sia quelli degli armonici dell'altra volta, sia questi qua della voce, perché con una sola emissione potete già durare insomma vari secondi, 30, 40 secondi, perché l'aria che io metto, che noi mettiamo, che si deve mettere per suonare il didgeridoo è questa. Pochissima, pochissima, semplicemente quella che serve per far vibrare le labbra. Certo. Ok. Quindi cosa devo fare? Voce alta. Vedremo. Ovviamente più riesco a fare un falsetto acuto, più la voce sarà udibile. Questo perché si distanzia dalla nota, esatto, dalla fondamentale. Infatti nelle donzelle la voce si sente molto meglio, o meglio, si sente soprattutto la voce alta bella Squillante. squillante. Cosa facciamo noi? Nient'altro che questo. Vabbè. Io faccio e così via. Ora noi stiamo vedendo la voce in questo modo. Gli aborigeni cosa fanno? Utilizzano spesso la voce per rappresentare vari animali. Ora noi non siamo
Lei sì, io no. No, non siamo ovviamente aborigeni, non suoniamo nella maniera tradizionale, anche perché poi soprattutto per gli aborigeni australiani le donne non possono suonare il didgeridoo, però noi, nel senso, con tutto il rispetto del mondo, lo suoniamo perché Ci sono comunque... tantissime donne al mondo che Esatto. suonano il didgeridoo, molto brave, e quindi con grande rispetto, ma diciamo che ogni tradizione culturale, comunque tutto ciò che riguarda le tradizioni, quindi in questo caso stiamo parlando del didgeridoo, che è uno strumento che ha 30.000 anni di storia ed ha proprio una valenza molto importante anche per quanto riguarda i rituali. Veniva usato nei rituali di passaggio maschili, quindi ha comunque proprio una connotazione anche simbolica, no? Perché è uno strumento considerato un po' un simbolo fallico, per cui all'interno poi della tradizione culturale aborigena ci sono proprio delle ragioni per cui è vietato alle donne suonarlo. E ovviamente in questo caso noi stando dall'altra parte del mondo e avendo proprio anche un amore grande per questa cultura, ci troviamo ad aver approfondito proprio anche musicalmente il suono del didgeridoo e quindi a suonarlo in maniera sperimentale, per cui chiediamo scusa se questo, a nome anche delle altre donne, insomma, se questo nostro suonarlo possa offendere la cultura aborigena, e lo facciamo solamente per amore del didgeridoo e anche proprio per divulgare comunque questo strumento nel mondo, perché grazie poi ai suonatori di didgeridoo che hanno diciamo diffuso tecniche anche nuove, sperimentali, questo strumento è divenuto uno degli strumenti più amati e utilizzati anche nella musicoterapia, ha tantissime cioè viene utilizzato non solo nella musica sperimentale, ma in tantissimi generi musicali, la musica elettronica. Non solo, noi lo usiamo, lo abbiniamo al pianoforte, l'abbiamo Sì, utilizzato abbinato a chitarre, facciamo cantautorato, insomma, si utilizza, è uno strumento musicale. Ecco, noi assolutamente. lo vediamo come strumento musicale e così sarà è il nostro approccio, ecco. Sì. Allora, gli esercizi furbacchioni da fare sono questi. Allora, gli armonici che abbiamo visto l'altra volta li portiamo sulla voce bassa con i battimenti. Quindi suono, voce bassa, creo questi battimenti, queste vibrazioni e faccio l'esercizio dell'altra volta. I, e, o, I, e, o. Dopodiché Che non è necessariamente un errore, nel momento in cui saprete padroneggiare la tecnica, potrà essere una scelta utilizzare la voce con la creazione dei battimenti, perché rendono comunque molto interessante il suono. sì, sì, è un colore in più, Sì, cioè, esatto, esatto. Ma in realtà, ecco, errori nel didgeridoo, cioè, tutto ciò che è voluto non è un errore. L'altra volta vi dicevo di non mettere aria nel didgeridoo, ma se io lo metto perché voglio metterla, non è un errore. Se io faccio... È ovvio che se io suono tutto il tempo così, insomma, non è proprio indicato. Quindi questo. Poi provare a fare la voce accordata. Quindi sento la nota, oh, mi accordo. Faccio questo. E poi la voce alta. Quindi provare a emettere semplicemente questo. Vi dicevamo degli animali perché? Perché può essere uno spunto per emettere in vari modi la voce alta. Ad esempio Martina sempre quando si lava i denti fa il cocoburra, la mattina, sempre tutte le mattine. Come fai quando ti lavi i denti? Sempre, infatti io so che ci si alza in mattina, nostra figlia così, ne arriviamo, lei...
Questo ad esempio nel didgeridoo suona così. Quando è pronto da mangiare, per esempio, possiamo dire il dingo. Il dingo. Wup, wup, wup. E niente. Qua, questa è. Fabio, passami il sale. Ok. Ok, scusate. E niente. Chiediamo scusa non solo agli aborigeni, ma Al mondo intero. a tutti voi. A noi stessi pure. E niente, vi auguriamo un'ottima pratica. Se vi piace quello che stiamo portando avanti, divulgate, insomma, Mettete like, condividete con i vostri amici e con chiunque abbia voglia di iniziare a conoscere questo strumento e anche un po' la musica dei Tuparuia. Esatto, se non vi piace, fatevi gli affari vostri e skippate, andate avanti. Ottimo, a presto, buona musica e ciao. Ciao.